Meta, ma che stai combinando? Sei l'azienda che ha rilanciato la VR e l'ha fatta crescere con la novità dei visori standalone. A prezzi accessibili a chiunque. Ok, la qualità si è abbassata rispetto agli anni d'oro della VR che vanno dal 2017 al 2019-20. In compenso però nel giro di pochi anni siamo passati da un mercato che contava poche decine di migliaia di visori sparsi in tutto il mondo e solo a disposizione di chi avesse un PC potente e la possibilità economica di affrontare l'acquisto di un visore, a decine di milioni di visori venduti a livello globale, utilizzati non solo per giocare ma anche per lavorare, studiare, viaggiare, tenersi in forma e molto altro. Meta, è grazie a te se siamo arrivati a questo punto, grazie alla possibilità di scegliere che hai sempre lasciato alle persone. E adesso cosa fai? Togli la possibilità di scegliere liberamente, costringendomi a dover scegliere, ma tra una spesa contenuta per avere un prodotto di qualità inferiore, oppure scegliere il top dei visori all-in-one disponibili al momento, ma solo la versione più costosa? Non ti seguo, mi sono perso qualche passaggio. Di cosa stiamo parlando? È vero, Barba, devo spiegare qualcosa di molto importante che forse non tutti sanno. Ragazzi, sembra incredibile, ma forse dobbiamo prepararci a dire addio al Quest 3. Ciao ragazzi, benvenuti nella baia, sono Ben e anche oggi con me c'è il mio secondo in comando, Barba, e stiamo per parlarvi di una manovra commerciale che vi costringerà a fare una scelta che vi lascerà solo in parte soddisfatti e di fatto toglie all'utente la reale possibilità di scegliere se fare una spesa contenuta e accontentarsi di un prodotto buono ma con alcune limitazioni importanti, oppure aumentando un po' il budget rimanendo sempre bassi e avere un ottimo prodotto con qualità eccellente. Prima di salpare vi parlo rapidamente di una grande novità del canale. La baia di Ben è ufficialmente affiliata a Meta. Da oggi potrò fornirvi infatti i link diretti per l'acquisto dei visori Meta e utilizzando quei link riceverete direttamente i 30 euro di credito all'attivazione del visore, senza dover fare tutte quelle storie di essere amici su Meta, scambiarsi il segui, questa cosa a volte non funzionava, a volte gli utenti non ricevevano il credito, eccetera. Con questi link adesso è tutto diretto. Utilizzate il link che vi porta direttamente al sito Meta, acquistate la versione che preferite, quando arriva lo attivate e riceverete subito i 30 euro di credito da spendere nello store. C'è una novità anche per i giochi. Sapete che ultimamente le politiche dei link referral erano un po' cambiate. Bisognava seguirsi reciprocamente su Meta per potersi scambiare i link referral dei giochi, avere il 15% di sconto e in ogni caso questi link funzionavano solo un paio di volte e poi non erano più utilizzabili e inoltre potevo passarvi solo i link dei giochi che possiedo. Grazie al programma di affiliazione invece posso passarvi i link per qualsiasi gioco sullo store, anche di quelli che non possiedo e non ci sono limiti di utilizzo. Quindi posso passarli a tutti voi senza doverci seguire necessariamente su Meta. Nella descrizione ovviamente continuerete a trovare sempre il link al gruppo Telegram con tutti i link aggiornati ai miei giochi, ma se non fosse presente il gioco che stavate cercando potrete chiedermelo direttamente tutte le volte che volete. Ci sono tanti altri passaggi che derivano da questa affiliazione, ma ve ne parlerò meglio in un video dedicato. Non lo so, capitano. Se c'è una cosa che contraddistingue la baia dalle altre bettole in giro per i 7 mari virtuali, è l'onestà e la sincerità dei contenuti. Questa nuova collaborazione, sebbene sia un grande pregio per la baia, potrebbe condurti verso giudizi viziati. No, Barba, è qui che ti sbagli. Proprio per questo ho voluto dire di questa collaborazione in questo video, perché tra poco vedrai Meta messa sulla passerella con una sciabola puntata sul fianco, pronto a farla saltare in mare aperto. Quindi dai gli ordini e siamo pronti a salpare. Mi raccomando, Marmaglia, vi sveleremo tutto tra qualche istante. Prima però, preparate il vascello per la partenza, mollate gli ormeggi, issate le vele e salpiamo verso questa nuova avventura. Andiamo ragazzi. Bene, intanto grazie a chiunque sia ancora a guardare questo video dopo questa lunga introduzione, ma era necessaria. 15 ottobre, sappiamo benissimo che chi ha preordinato Quest 3S dovrebbe averlo ricevuto proprio da questa data. Se non lo avete ancora ricevuto o attivato, ricordate, potete utilizzare sempre il mio link referral prima di attivarlo per ricevere i 30 euro di credito. Un dispositivo che rappresenta la nuova fascia economica dei visori Meta, ma con alcune differenze molto importanti rispetto a Quest 3. Uno schermo con risoluzione
risoluzione più bassa, lenti Fresnel invece che pancake, qualità del pass-through 4 volte più alta rispetto a queste due, ma 6 volte più bassa rispetto a quella di queste tre. Non dispone di un sensore di profondità, sebbene disponga comunque di pass-through stereoscopico, in grado di riconoscere la profondità e fare comunque la scansione dell'ambiente, e un fattore di forma più ingombrante. 3S, disponibile in due tagli di memoria, abbiamo il 128 GB a 329 euro e il 256 GB a 439 euro. Per il resto è uguale al Quest 3, processore Snapdragon XR2 Gen 2 e 8 GB di RAM. Anche i controller sono esattamente quelli di Quest 3 e tutti gli accessori per Quest 3 sono compatibili anche con 3S. Detto ciò, andiamo al punto di questo video. Qual era il vantaggio che c'era finora e perché adesso questo vantaggio non c'è più ed è stato trasformato in una costrizione di scelta e non una vera libertà? Prima avevamo questi due tagli di Quest 3S con questi due prezzi, mentre dall'altro lato avevamo due tagli di Quest 3. 128 a 479 euro e 512 a 549 euro. In poche parole, il prezzo del 128 è stato abbassato definitivamente, mentre il prezzo del 512 è stato portato al vecchio prezzo del 128. Come vedete, la differenza di prezzo tra il 128 GB di Quest 3S e di Quest 3 dello stesso taglio era esattamente di 150 euro. Questa piccola differenza di prezzo dava comunque una grandissima libertà di scelta al potenziale acquirente che cercava il suo primo visore, oppure a un utente già navigato che voleva acquistare un secondo visore. Perché se il problema dell'acquirente fosse stato economico, ossia voglio un nuovo visore ma non posso superare questa cifra, e allora in quel caso la scelta era semplice e ricadeva molto semplicemente sul costo più basso, ossia il Quest 3S da 128. All'estremo opposto c'erano invece gli utenti che, non avendo problemi di budget, potevano comunque direzionarsi verso l'acquisto di Quest 3 da 512. Poi c'era una fascia intermedia, che secondo me è la più diffusa, ed è quella degli indecisi. Non lo so, non capisco molto di VR, non so quale comprare tra Quest 3 e Quest 3S, la differenza non è molta, ma non so decidere perché magari non ho ben capito quali siano le differenze tra questi visori, oppure di chi non è vincolato a un budget troppo basso, ma potrebbe spendere qualcosina in più, del tipo, ok, Quest 3S costa poco, ma non è un grosso problema, posso spendere un po' di più e quindi ho comunque Quest 3 invece che Quest 3S. Ragazzi, praticamente vincevano tutti. Meta vendeva i suoi visori e non ci sarebbe stato un solo utente che sarebbe rimasto insoddisfatto. Io, se dovessi acquistare un visore che costa 340 euro con determinate caratteristiche per le quali so che dovrei accontentarmi, e se per me non fosse un grosso problema spendere qualcosina in più, se mi dicessero guarda che con 150 euro in più posso avere un dispositivo con caratteristiche nettamente superiori per quanto riguarda le lenti, la risoluzione, la comodità, funzionalità AR, eccetera, sarebbe una spesa che farei volentieri e in ogni caso rimarrei contento. Faccio comunque una spesa relativamente contenuta per avere un prodotto di qualità e di prestazioni superiori. Potevo scegliere, potevo fare una scelta più mirata in base alle mie necessità e possibilità. A quanto pare però a Meta questa libertà di scelta pare non piacere più e ha deciso di discontinuare il modello da 128 di Quest 3, che per inciso è stato il modello più venduto dalla sua uscita. Al momento non è più disponibile sul sito Meta e attenzione perché su Amazon trovate i ricondizionati a circa 400 euro, quindi non vi fate ingannare dal prezzo più basso perché si tratta di prodotti usati e restituiti oppure difettosi e rimessi a nuovo. Sul sito ufficiale invece compare ancora, ma al momento non è disponibile. Quindi è possibile che magari tra qualche tempo ritorni disponibile, anche perché ufficialmente Meta non ha dichiarato di volerlo eliminare. Sono voci di corridoio, ma è bene che se ci fosse davvero questa intenzione ci facessimo sentire ancor prima che questo possa diventare realtà. Meta ha letteralmente tolto momentaneamente, oppure ai noi definitivamente,
definitivamente la libertà di scegliere se spendere qualcosina in più e avere un prodotto migliore. Letteralmente ci sta costringendo a comprare Quest 3S se vogliamo mantenerci entro un certo budget, perché l'unico Quest 3 che al momento possiamo comprare è quello da 512 al prezzo di 549 euro, che attenzione è un buon prezzo, anche perché io a quella cifra ho preso il 128, ma ho scelto io di prendere il 128. Adesso invece chi dispone di un budget limitato non può più scegliere Quest 3S da 128, altrimenti, se puoi spendere qualcosa in più, Quest 3S da 256 giga. Niente più Quest 3, quindi intorno a quel range di prezzo. Perché? Perché Meta dovrebbe togliere dal mercato il modello più venduto finora, con un eccellente rapporto qualità-prezzo? È come se io togliessi dalla mia scuderia il cavallo più quotato, quello che ha maggiori capacità e possibilità di farmi vincere tutte le competizioni. Il malcontento ovviamente è generale, ho già sentito parecchie persone, anche molti di voi sul gruppo, lamentarsi di questa cosa. Molti hanno perfino detto di non voler più comprare questo visore e aspettare quello nuovo, quindi io non capisco quale possa essere il ragionamento dietro questa strategia di Meta. I numeri stessi lo dicono, i preordini non hanno fatto registrare numeri eccezionali. Un po' perché molti rimarranno con Quest 2 e non faranno l'upgrade, altri invece hanno già Quest 3, ma sto sentendo tanti di voi che non sono più interessati all'acquisto di Quest 3S perché è un downgrade rispetto al 3. E chi non ha mai avuto un visore e sa che c'è Quest 3 vorrebbe il meglio, mentre chi ha Quest 2 vorrebbe fare l'upgrade ma non avendo le stesse lenti e lo stesso schermo. Quest 3 da 128 era il modello che accontentava tutti, che lasciava l'utente libero di scegliere, e al momento questa scelta non c'è più. O spendi poco ma hai un visore con caratteristiche sempre ottime, per carità, alla fine finora siamo andati benissimo con Quest 2, quindi avere le stesse lenti e lo stesso schermo ma con lo stesso processore RAM di Quest 3 è sempre un grande dispositivo. Quindi comunque chi vuole acquistarlo risparmiando un po' di soldi fa comunque un ottimo acquisto e potrà giocare tutti i giochi per Quest 3 comprese le esclusive, cosa che su Quest 2 non si potrà fare. Però cazzo, se penso che fino a qualche giorno fa aggiungendo 150 euro ci portavamo a casa un Quest 3, la cosa dà molto fastidio. Io spero che sia un problema di mancanza di unità e che una nuova fornitura di Quest 3 da 128 intendo sia in arrivo. Ma se così non fosse, Meta, pensaci bene, perché togliere Quest 3 da 128, a parere mio, sarebbe un autogol tremendo. Barba, dimmi un po', cosa ne pensi? Perché Meta starebbe per togliere dal mercato Quest 3 da 128? A cosa porterebbe per l'azienda questa strategia? Capitano, sembra che Meta voglia spingere i consumatori verso il modello da 512 giga, aumentando i margini di guadagno su ogni unità venduta. Eliminare il modello da 128 potrebbe ridurre la concorrenza interna tra i due e semplificare le scelte degli acquirenti. Alla lunga potrebbe rafforzare la loro posizione, ma rischia anche di alienare chi preferiva una versione più economica. Ungendo solo 150 euro in più, potevi portarti a casa un visore nettamente superiore, con caratteristiche avanzate e un'esperienza migliore. Ora invece non hai più quella libertà. Se hai un budget limitato, sei bloccato con Quest 3S. E se vuoi il meglio, devi puntare direttamente al Quest 3 da 512 giga, che per alcuni potrebbe essere eccessivo. Meta sta facendo una mossa che sembra controintuitiva, togliendo dal mercato uno dei modelli più popolari e apprezzati. La domanda che ci facciamo tutti è: quale sarà il prossimo passo? Magari vogliono semplificare la linea di prodotti, oppure spingere gli utenti verso una scelta specifica per migliorare i margini di profitto. Tuttavia, per chi come noi ama la libertà di scegliere, questo è un duro colpo. Beh, ragazzi, effettivamente Barba adesso ha dato degli ottimi spunti. Alla fine nella scelta c'è sempre. Quest 3S è comunque un valido prodotto, a prezzo contenuto e con caratteristiche comunque eccezionali. Bisogna solo accettare un grande compromesso su lenti e schermo, ma se non avete mai avuto un visore, quindi non avete il paragone, è un ottimo dispositivo, soprattutto per chi comincia, e inoltre vi consente di giocare tutti i giochi attualmente disponibili
anche quelli in esclusiva per queste 3, quindi in ogni caso non è una spesa della quale vi pentirete. Ricordate di utilizzare i miei link per l'acquisto di queste 3 o 3S. Acquistando dal link Meta avrete direttamente i 30 euro di credito, mentre ricordate che se lo acquistate su Amazon dovete usare il link referral a parte prima di attivare il visore. In ogni caso vi lascio tutto nel primo commento e in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Se volete supportare il canale, oltre a utilizzare i miei link, lasciate qualche doblone nel forziere dell'abbaia e fatemi sapere la vostra fra i commenti. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia insieme a Barba per una prossima avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!